Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese. Uscita numero 78, l'edizione è De Agostini, il modello in scala 1:8. Vado subito a vedere quali sono i contenuti e a procedere alle fasi del montaggio, perché sapete che se c'è qualcuno che avesse piacere di dare un'occhiata all'interno del fascicolo e guardare le immagini e leggerne i contenuti scritti, potrà farlo guardando il video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Innanzitutto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Lo faccio ad ogni video perché volutamente e doverosamente lo desidero fare. Siete voi la vita del canale, ragazzi. Senza di voi non avrei superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali. Grazie a tutti di cuore. Alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, ricordatevi ragazzi che l'iscrizione è del tutto gratuita. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Adesso, dopo che vi farò vedere il contenuto di questo nuovo fascicolo, il numero 78, vi informerò anche su un intervento che ho dovuto fare per riuscire a montare correttamente nella loro sede i due parasole. Allora, prima di tutto troviamo il parasole lato passeggero, eccolo qui con il finto specchietto, ovviamente per esclusione l'altro è il lato guida, una serie di viti MP, ne troverete 3, una è data sempre in più. Io sono andato già a crearmi il filetto assolutamente senza nessun tipo di lubrificante qui, dove poi andremo ad avvitare le due viti. Questo vi aiuta, fatelo ragazzi. Poi con il cotton fioc vado, vedete qui queste irregolarità dettate dall'adesivo che non è aderito correttamente, semplicemente vado a fare questo lavoro qui. Ecco qua. Fatto questo, se qua avete troppo gioco, stringete e vedrete che sentirete una specie di click, ecco, e questo diventa più rigido. Fate la stessa cosa dall'altra. Poi ascoltatemi bene, perché diversamente riuscite solo a fare danno. Abbiamo anche la luce abitacolo, che è del tutto estetica, priva di funzione, di illuminazione. Adesso vado a svitarmi le due viti. Io ovviamente ho già fatto tutto, perché diversamente il video sarebbe diventato molto lungo. Devo dire che le immagini sono davvero molto brutte, non fanno vedere assolutamente la posizione corretta. Comunque ecco, lo si evince per logica poi alla fine. Guardate. I due parasole vanno qua, in questi due fori che vedete. Il problema, almeno per quanto mi riguarda, è che non entrano assolutamente
se non andate ad intervenire come ho fatto io, adesso vi farò vedere, nelle sedi dedicate. Questi devono essere messi così. Questa parte qui, questa rotonda, dovrete trovarvela sulla capotta e questa è la parte anteriore. Adesso vi faccio vedere, guardate. Questa è la posizione corretta del vostro parasole, avete visto? Ok? Questa. Il problema qual è però, almeno per quello che ho riscontrato io nei miei due elementi? Che questa parte qui non toccava assolutamente contro la lamiera, e quando dico non toccava intendo su tutta la superficie, non solo da una parte, mentre invece adesso, come potete vedere, è perfettamente aderente. Se non intervenite e pensate che basti una vite MP a risolvervi il problema, rovinerete il pezzo, perché non riuscirà mai la vite stessa a tirarsi la plastica fino ad arrivare in battuta. Perché? Perché bisogna andare ad intervenire qui. Qua dovete andare a squadrare questo senza rovinare con la lima questo, perché a vista sì, è nascosto perché alla fine è rivolto verso l'alto, però è una parte che rimane non coperta, se non per la collocazione che appunto deve avere. Vedete dove è più bianca la plastica? Sono andato a consumarmi e ho fatto delle prove finché poi il pezzo si è inserito perfettamente bene. Ovviamente la stessa cosa ho fatto dall'altra parte. Qui era ancora una situazione peggiore. Ho dovuto consumare più plastica perché non entrava assolutamente, mentre invece adesso e poi lo vedrete montato, aderisce perfettamente bene. Ricordo che la parte in plastica deve poter toccare dappertutto. Eccola lì. Vediamo se riesco a ingrandire un attimo. Avete visto? La plastica nera batte perfettamente contro la vernice. Prima rimaneva fuori tutta così. Ed è impossibile, se vogliamo montarlo in maniera corretta, eseguire un montaggio in questo modo. Assolutamente. Ecco perché vi dico, ragazzi, quando qualcuno si lamenta della durata dei miei video perché li ritiene troppo lunghi, io gli do ragione, ma troppo lunghi rispetto a che cosa? Rispetto a un video dove io potrei semplicemente andare a dire mettete la vite qui, il pezzo lì, e allora mi potreste contestare la durata. Ma è necessario, è oggettivamente impossibile che io riesca a spiegarvi tutte queste cose, queste dinamiche, questi interventi, cercando di arrivare a tutti, ok? Perché io potrei anche dirvi delle cose, non in questo caso, ma delle cose più difficoltose che magari solo chi veramente fa modellismo da tanti anni sarebbe in grado di poter poi ottemperare. Ecco, io devo riuscire ad arrivare a tutti, quindi vi spiego tutto quello che riesco per aiutarvi. Ecco perché i miei video durano di più. Vi garantisco che anche io vorrei poter fare dei video di 5, 6, 7 minuti, perché quando andrei a correggerli, perché i video vanno corretti, perché poi i miei video sono tradotti in 31 lingue, io perdo, ma ve lo dico davvero, perdo delle ore che non vi dico neanche più. Più è lungo il video, più ci metto a correggerlo. Però a me interessa che riesca a risolvere il problema a voi tutti e spero di riuscirci. Grazie. Allora, guardate, andiamo a mettere quello del lato passeggero, che ovviamente è quello con il finto specchietto. Vi ho spiegato che il pezzo va messo così, la parte circolare va contro la capotta. Ecco qua.
Adesso io spostandomi uscirò dall'inquadratura, ma vi ho fatto capire come va montato. Non vedo niente. Se guardo attraverso al telefonino diventa tutto difficile. Scusatemi se esco dall'inquadratura, ma sto guardando direttamente il modello, altrimenti non ce la faccio proprio. Qui non c'è da parlare, c'è solo da guardare e montare questo pezzo nella maniera corretta. Poi vi farò vedere. Ok, aspettate ragazzi, metto pausa, altrimenti il video veramente viene più lungo. Quello che dovevo spiegarvi come posizionamento e come intervento ve l'ho detto, quindi si tratta solo di avvitare, poi vi farò vedere, ok? Bene, guardate, adesso vi faccio vedere. Questo è quello che dovrete avere voi alla fine del montaggio. Meglio di così non riesco a farvelo vedere. Prima non mi sono accorto perché avevo il modello al contrario come adesso e stavo montando il parasole sinistro con lo specchio, o meglio il destro con lo specchio sul lato guida. Appena ho girato il modello mi sono detto ma cosa stavo facendo? Allora, poi un'altra cosa che invece vi voglio anticipare è che ovviamente queste cose così a me, al di là del particolare che mi piace molto, ma devono essere funzionali, non devono andare a destra e a sinistra. Quindi poi io andrò a intervenire così, ve lo dico subito, così non mi fate domande le quali risposte sono contenute adesso in quello che vi sto dicendo. Andrò a scollare questa parte qui, cilindrica, e andrò a inserirla nuovamente andando a consumare un po' il perno metallico, così che una volta inserita questa vada perfettamente imbattuta contro questa parte qui, vedete? Che adesso si muove sopra, guardate sopra, affinché questo movimento rimanga più rigido, così che io possa poi lasciarlo nella sua posizione corretta e non debba fare questo lavoro qui. Stessa cosa vedrò se intervenire anche sul parasole per cercare di renderlo più rigido, questo qui. E poi per il resto il montaggio è terminato, sono molto belli questi due particolari sicuramente, però almeno i miei, vedete, fanno questo lavoro qui. Non ha alcun senso che in un modello io metta delle cose che poi alla fine non funzionino come devono funzionare. Quindi farò questi due piccoli interventi molto semplici, ve li ho già appena spiegati, vi pregherei di non farmi domande in merito perché vi ho già detto tutto adesso. Bene, adesso prendo quello che ho montato fino al numero 78 e poi ci salutiamo. Il cruscotto. Eccolo qui. Ricordatevi quello che vi ho detto. Se avete inserito semplicemente il tubo metallico all'interno
della plastica e non avete fatto quell'intervento che vi ho fatto vedere, quando andrete poi a ruotare le ruote sarà tutto molto più duro, anche se non ci dobbiamo giocare, questo lo sappiamo. La chiave per l'accensione del motore. Questo sapete che vi ho consigliato di non avvitarlo fino in fondo finché non avrete terminato il modello. Almeno se lo urtate non rischiate di danneggiarlo. Quando poi sarà da avvitare alla fine, ricordatevi anche di regolarlo affinché non tocchi contro il vetro che bascula, vedete? Guardate che meraviglia. Questo poi sarà inserito qui. Ecco. Ovviamente adesso non è fissato, ma se guardate le ruote si muovono un po'. Tutto molto approssimativo adesso, il volante così, proprio volante. Questa conservatela per i prossimi montaggi, la luce interna abitacolo. Penso di aver preso tutto, sto controllando. Sì, bene. Il video termina qui, grazie a tutti del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video numero 79, mi raccomando non mancate, e poi seguirà il numero 80, ma guardate anche la playlist dove ci sono altri modelli, tutti interessanti e con una posizione storica veramente importante, non soltanto per quanto riguarda appunto queste meravigliose e leggendarie auto da strada, ma anche per quanto riguarda il mondo delle corse. Ciao a tutti ragazzi!